Vi voglio dare solo un piccolo indizio. La nostra destinazione non è verso il nord, ma verso sud. Siamo finalmente arrivati in Tunisia. La Tunisia è uno stato situato nell'Africa settentrionale. È veramente lunga. Quindi se vi capita di venire in Tunisia, vi fate la scheda della Telecom, assicuratevi che internet funzioni bene. A tal proposito, per sicurezza, noi, prima di arrivare in Tunisia, abbiamo attivato una eSIM e con grande stupore ci siamo resi conto di quanto siano comode. Abbiamo attivato la eSIM di Saily con 5 GB e l'abbiamo fatta partire già dal giorno prima del nostro arrivo. Appena sbarcati, la connessione era già pronta e funzionante alla perfezione, senza perdere tempo a cercare dove attivare una SIM locale. L'installazione è semplicissima, basta scaricare l'app Saily nel proprio telefono e scegliere il piano dati per il paese in cui si vuole andare. Tra l'altro c'è anche un piano globale che copre ben 105 paesi, quindi è molto utile per chi viaggia spesso. Se volete viaggiare senza pensieri e avere internet sempre a portata di mano, scaricate l'app Saily dal link in descrizione e usate il codice MANNU per avere subito il 15% di sconto sul vostro piano dati. Non perdete questa occasione. E ricordate, potete acquistare la vostra eSIM quando volete e attivarla solo nel momento in cui avete bisogno. Ma torniamo a noi. Ci siamo lasciati lungo il tragitto verso il sud della Tunisia. Prima di continuare però, vi invitiamo ad iscrivervi al canale. È gratuito e ci aiuta enormemente in questo progetto. Basta un semplice click per supportarci. Per scendere verso sud prenderemo un tratto di autostrada, un'autostrada a 3 corsie. Non lo so, guarda quanto è 9,98. Il momento della verità. Ah sì. Il gasolio è a 60 centesimi al litro. Rullo di tamburi, abbiamo fatto il pieno. Come direbbe il gemello Andrea Carta, un sogno. Quanto? 45 euro il pieno, cioè non ero in riserva, però 45 euro 80 litri di gasolio. Un sogno. Come prima tappa di questa giornata andremo alla scoperta di un antico villaggio berbero, arroccato su una collina. Siamo appena arrivati a Toukran, se non sbaglio, la pronuncia comunque, Toukran, qualcosa del genere. Fuori ci sono 21 gradi All'ombra. all'ombra, c'è caldo. E siamo ancora a nord. Siamo sì. So che arriveremo al sud e Maniche corte, saremo proprio sì, pantaloncini corti. modalità estate. Dopo aver mangiato siamo andati all'esplorazione del villaggio berbero. Questo villaggio ha una lunga storia ed è noto per la sua straordinaria vista panoramica sulla pianura circostante, che arriva fino al mare nelle giornate limpide. Appena arrivati nel villaggio siamo stati accolti con grande gentilezza da una signora del posto che ci ha subito mostrato il forno tradizionale, dove ancora oggi viene cotto il pane secondo le antiche usanze. Dopo questa prima introduzione ci ha accompagnati in una passeggiata tra le strette vie del paese, raccontandoci storie e curiosità sulla vita locale. Il nostro giro si è concluso nella sua dimora berbera, un luogo semplice ma ricco di autenticità. Qui ci ha offerto un delizioso tè accompagnato da pane, olio d'oliva e olive, un assaggio genuino della tradizione culinaria locale. Mentre sorseggiavamo il tè, la donna ha condiviso con noi la difficile realtà che il villaggio sta vivendo. Dopo una frana che ha colpito la zona, la situazione è diventata sempre più precaria. Un tempo i turisti arrivavano numerosi, trasportati dai pullman direttamente dagli hotel sulla costa, mentre oggi il paese è quasi dimenticato. Le difficoltà sono tali che gli abitanti non hanno più accesso all'acqua corrente
e sono costretti a percorrere diversi chilometri con l'asino per rifornirsi in un villaggio vicino. Beaucoup d'artisanat, des maisons barbières, des restaurants, des cafés, des musées. Ce ne andiamo con un senso di malinconia, riflettendo su come il turismo, se da un lato rappresenti un'importante fonte di sostentamento economico, dall'altro possa trasformarsi in una fragilità per le comunità locali. Un tempo gli abitanti di questo villaggio vivevano dei frutti della terra, seguendo un ritmo di vita scandito dalla natura e dalle sue risorse. Con l'arrivo del turismo, molti hanno scelto di abbandonare l'agricoltura e le tradizioni per dedicarsi a un'economia legata ai visitatori, dimenticando gradualmente l'antica arte di vivere in armonia con l'ambiente. È un fenomeno che si ripete in molte parti del mondo, Sardegna compresa, dove intere comunità hanno sostituito le loro radici agricole e artigianali con un modello di sviluppo legato al turismo, spesso precario e dipendente da fattori esterni. Forse il vero equilibrio sta nel riscoprire e valorizzare le tradizioni senza rinunciare al progresso, per non perdere del tutto quell'autenticità che rende un luogo davvero unico. Siamo arrivati sulla spiaggia e, ahimè, strapieno di plastica, immondizia. Vabbè. Siamo lì, dobbiamo capire se stare qui per la notte, vediamo un po'. Cosa? Se non fosse per l'immondizia la spiaggia è veramente bella, spiaggia bianca con l'acqua chiara, bella, veramente bella, si avvicina anche un po' alla Sardegna. Il parcheggio sulla spiaggia non ci ha particolarmente colpito, per questo motivo siamo andati alla ricerca di un nuovo posto per la notte. Siamo in un posto abbastanza sperduto, non tantissimi chilometri da Sfax, e siamo appena arrivati fronte mare. Vorrei dire che è bello, ma è spaventosa la quantità di plastica che c'è. Questa mattina risveglio bordo spiaggia con nessuno, solo qualche pescatore in acqua. Abbiamo dormito in questo posto fuori da tutto, è bellissimo perché è veramente bellissimo, il colore dell'acqua è incredibile, la spiaggia è bellissima, peccato che ci sia una quantità di immondizie sulla spiaggia che è veramente disarmante. Però dai, la notte è stata molto tranquilla. Ieri sera verso le 10 sono arrivati dei pescatori che erano pescato in apnea, li vedevamo con le torce, poi se ne sono andati, è tutto tranquillo, quindi molto bene. Noi stiamo continuando a scendere verso sud piano piano per avere il caldo e soprattutto perché ci sono molti più posti selvaggi da quanto abbiamo visto rispetto alla costa nord che è molto costruita. Stiamo prendendo un po' di tempo qui, questa mattina abbiamo deciso di rimanere e poi dopo pranzo ci mettiamo in strada verso Gerba. L'acqua è davvero calda, quindi qua abbiamo detto non ancora, scendiamo ancora più a sud, ma a Gerba mi sa che il bagno esce assolutamente, anche perché hanno messo 26 gradi giù a Gerba. Adesso non penso arriveremo oggi, neanche domani, dopodomani saremo là e approfitteremo di farci il bagno in quest'acqua che è veramente bellissima.
Siamo nella foresta di Cebba. Ci sono un sacco di... c'è la strada principale che è una pista un po' di roccia e poi a fianco ci sono un sacco di stradine che arrivano alla spiaggia. Allora, c'è una cosa che è sconvolgente, al quale noi non siamo abituati, perché comunque quello che facciamo noi è un po' nascondere la cosa, invece qui te lo mettono proprio in bella vista. Di cosa sto parlando? Delle macellerie. Ci sono le macellerie con gli animali appesi fuori morti, e siamo appena passati in un paese che oltre ad avere le pecore appese morte, avevano anche delle pecore legate, vive, fuori dalla macelleria. Ed è molto, molto sconvolgente, perché fondamentalmente ti rendi conto realmente da dove arriva la carne, cosa che da noi non lo vedi. Come dice il proverbio, occhio non vede, cuore non duole. Questo non significa che gli animali anche da noi non soffrano, però quando te lo vedi così buttato in faccia è davvero toccante. Forse dovrebbero iniziare a farlo anche da noi, che così la gente si rende conto che la carne effettivamente arriva da un essere vivente. Deve fare la rotonda, vediamo un po'. Dai, non è neanche così estrema. Siamo arrivati a Shafar. Oggi ci fermeremo qui, in questo parcheggio, sotto le palmette. Iniziano ad esserci le palmette. E poi domani saltiamo tutta una zona che abbiamo visto in vari commenti, che c'è molta puzza di fabbriche di fosfato, e quindi la salteremo tutta e arriveremo a Gerba. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول